Ognuno ha un obiettivo nella vita. Il mio è conoscere. Il mio è conoscere la storia, le città, le persone, me stesso. E c'è un'azione che ti permette di adempiere a tutto ciò. Viaggiare! 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 Io sono, perché viaggio. Io sono più acculturato perché viaggio. Io sono più responsabile perché viaggio. Ma attenzione, non è tutto rose e fiori. Io sono più povero perché viaggio. Io sono solo perché viaggio. Io non piaccio alla gente perché viaggio. Il punto è che io viaggio e tanto mi basta per sentirmi vivo. Il 5 maggio 2017 la mia vita inizia a cambiare perché onestamente un viaggio del genere non può lasciarti indifferente. Inizio il viaggio, sono felicissimo, il viaggio che ho sempre sognato, sperato, un viaggio che ho sistemato, raddrizzato, modificato, però alla fine ce l'ho fatta, almeno in teoria, dai, stiamo partendo, poi non so come andrà a finire, però stiamo partendo. Viaggiare per me significa sorprendermi, ma se so già cosa aspettarmi da una città, l'effetto sorpresa svanisce, pertanto preferisco andare quasi alla cieca, senza sapere cosa il luogo abbia da offrirmi. E fu così che il viaggio non poté iniziare in una maniera migliore, con Bordeaux che mi stravolse ogni tipo di aspettativa. Mi scuseranno i cittadini se non la conoscevo, ma non avevo minimamente idea di quanto potesse essere bella. È una città antica, che non potrei paragonarla a nessuna città italiana, giusto per rendere l'idea. Ha degli edifici maestosi e d'epoca, ha spazi verdi, è pulita e al tempo stesso moderna e ha un fiume. Ecco, il fiume non è tra i più limpidi che abbia visto, ma ce lo facciamo andare bene. Se a loro va bene così, a noi che ce frega. Sono a Bordeaux. Ho coronato il mio sogno, ho iniziato il mio viaggio, adesso non mi posso più tirare indietro, non posso più tornare, non posso più ripensarci, ho già fatto più di 700 km e quindi devo per forza continuare, e già che continuiamo col sorriso in bocca, sulle labbra, suona meglio. Sono doppiamente contento perché non ho cercato assolutamente nulla su Bordeaux, la consideravo quasi una meta di passaggio per andare domani un po' più a nord. In realtà, nell'accompagnare una persona a casa sua con BlaBlaCar, sono passato dal centro storico e sono rimasto senza parole, sono passato dal lungo fiume, chiamiamolo così, sono abituato a chiamare lungomare la passeggiata di casa mia, ma no, non sono neanche male, è lungo fiume. Ed è bellissimo, è stupendo, è moderno, antico al tempo stesso. Il colore dell'acqua, dai, ce lo facciamo piacere, non fa niente, è bello anche il colore dell'acqua. Sono sorpreso e sono contento. Viva la felicità! Ciò che mi ha sorpreso più di tutto è il ponte levatoio. Ora, io di ponti ne ho visto abbastanza, però che si sollevassero completamente in orizzontale, mai. La prima notte non la scorderò. Impiegai tutto il tempo a organizzare i materassi e le gambe, troppo lunghe per essere distese, e alle 4:30 i crampi iniziarono a presentarsi ed era chiaro che non potevo dormire sui sedili posteriori, sebbene avessi comprato un materasso adatto. Sì o sì, dovevo trovare una soluzione per l'indomani. Pronti per il secondo giorno di marcia. Anche oggi 3 passeggeri e i 650 km sono passati allegramente, quindi li ho lasciati a Rennes, una cittadina piuttosto addormentata che, parlando con i pochi personaggi che ho trovato in giro, è prevalentemente universitaria, quindi, essendoci adesso le vacanze estive, la città si era svuotata. Vabbè, noi ci crediamo. Sto andando da Rennes a Mont Saint-Michel.
e per 2 volte c'era il sole e poi ha piovuto, poi c'era il sole e poi ha diluviato, ma non ha piovuto, ha diluviato, ci mancava poco per la grandine e quindi non ho idea di come sarà il tempo lì, è incerto. Ho imparato una cosa dalla Bretagna: le previsioni del tempo non servono a nulla perché il tempo cambia ogni 3 minuti, 2 minuti e mezzo e non potrei mai vivere qui, mi dispiace, io ho bisogno di certezze nella vita. Intanto proseguiamo verso Le Mont Saint-Michel, una delle 50 città più belle del mondo, se città la si può chiamare. Sono 40 abitanti, su un monte in mezzo al mare. Non esiste nulla di simile al mondo e la soddisfazione di esservi arrivato la si può immaginare. Io non so come siete messi voi, ma il vento che ho trovato lì non l'ho trovato da nessuna parte. Era un qualcosa di fuori dal comune che però rendeva l'ambiente ancora più suggestivo. Apro una parentesi, il progetto di viaggiare prevedeva la realizzazione di alcuni video per tenermi impegnato, per dare un senso secondario al mio viaggio e perché no, sperando di fare qualche soldino su YouTube e diventare milionario viaggiando. Spera. In questo borgo ne ho realizzato uno che personalmente mi è piaciuto tanto. E dai, guardatelo, è gratis. Questo è il link per vederlo interamente, però mi raccomando, solo quando avrete finito di guardare questo, altrimenti mi incazzo, Next stop, Bruxelles, anzi no, Lille, una cittadina francese al confine con il Belgio, perché era lì che dovevo lasciare 2 passeggeri e prenderne una. Con i primi 2 passeggeri il viaggio è stato divertente, finché non si sono messi a dormire, e quindi non potevo né parlare né cantare, 2 palle. L'altra ragazza invece, quella che salì a Lille e arrivò a Bruxelles, mi tenne davvero compagnia, anche dopo l'arrivo, perché visitammo assieme la città e ci godemmo una bella birra belga, una di quelle buone. La città ovviamente era bellissima, c'era arte ovunque, ma se posso permettermi, tra tutte le grandi città visitate in questo viaggio, probabilmente è quella che più mi ha deluso. Forse deluso è una parola esagerata, ma che mi ha lasciato perplesso. Onestamente, l'idea che qui tagliassero le teste, che qui Victor Hugo abbia scritto I Miserabili, che qui Karl Marx e Friedrich Engels abbiano scritto il manifesto del Partito Comunista mi riempie il cuore. Ma l'idea che debba ricordarmi chi, tra me, una bicicletta e un tram, abbia la precedenza o un incrocio, mi sconforta alquanto. L'ho trovata una città molto disordinata, soprattutto alla guida. Su di una cosa non si discute, i waffle a €1 di fronte al Mannequin Peace, per intenderci il bambinello che la fa in libertà, sono i più buoni che abbia mai assaggiato. E poi gol! 1-0 per Italia e palla al centro. Come che c'entra? C'è sempre del calcio in ogni italiano. Ci ho passato 2 giorni intensi, che comunque mi sono strapiaciuti, e mi è piaciuto ancora di più quando il terzo giorno la batteria dell'auto mi ha salutato dicendomi: bello mio, se lasci per 2 giorni telefoni, batterie e orologi a caricare, io mi esaurisco e tu ti vai a trovare qualcuno che abbia i cavi. E fu così che mi dovetti mettere a cercare qualche anima pia che avvicinasse la sua auto a Africa alla mia Brum Brum e farla ripartire. E lo trovai 2 ore dopo. Era italiano come me. Pugliese come me, di Brindisi. Dai, concedetemelo. Siamo all'intiti dello mondo cittadini. Una parentesi, quando visitate le grandi città, quelle piene di storia, il mio consiglio è di partecipare a Free Walking Tour, perché vi raccontano le città da un punto di vista diverso, anche giocoso, e danno un senso ai monumenti visitati. Fu grazie a Lali, la guida messicana, che visitai Bruges, una cittadina medievale. Fu lei infatti a ricordarmi della sua esistenza. Devo ammetterlo, non includerla nel progetto iniziale del viaggio è stato un errore, e per fortuna ho rimediato. Peccato averci passato solo la mattinata, perché Bruges, sebbene piccola, merita di essere vissuta appieno.
Però non è un problema, mi piace considerarlo come un antipasto, un incentivo per una prossima futura visita. La tabella di marcia deve essere rispettata, almeno i primi giorni. Quando organizzi un viaggio come quello che sto facendo io, metti già in conto che non puoi vedere ogni cosa, devi saltare alcuni paesi e non puoi rimanere più di tanto tempo in una città. Preferisco vedere poco di tanto e non tanto di poco, ma questa qui a Bruges è una delle volte in cui mi sto pentendo di averlo fatto, perché meriterebbe essere visitata ancora meglio. Mi sarebbe piaciuto rimanere qui un altro giorno almeno, però se la vi e mi consolo con una patata fritta, che qui sono fantastiche, sono le migliori del mondo, ed è vero. Se avessi saputo che Rotterdam fosse una città così moderna, una piccola Melbourne, non ci sarei passato, avrei preferito un'altra città. Per carità, molto suggestiva, ma non era questa la bellezza che cercavo nel mio viaggio, bensì storia e natura. A volte nell'intento di rimanere sorpresi cercando di non conoscere le mete puoi rimanere deluso, ma è giusto sia così, non può essere tutto fortunosamente perfetto. Che poi non è che voglia far passare la sensazione che mi sia trovato male a Rotterdam, ma neanche per scherzo. C'era anche la partita tra Olanda e Lussemburgo quella sera, che guarda caso si giocava lì. Quindi immaginate la bolgia che si respirava il pomeriggio tra le due tifoserie che si divertivano a colpi di birra nel centro della città. Mi sono divertito e anche Cavasel è passato bene. Forse Amsterdam è stato il punto chiave del viaggio, un punto nel quale ho capito la differenza tra visitare la città e viverla. Sono appena arrivato ad Amsterdam e lo stile è un qualcosa di eccezionale, mi ha subito colpito. Ho visto nell'arrivare qualche canale ed ho voglia proprio di andare lì a visitare, a fare foto, a farveli vedere, anche se penso che già li conosciate da qualche video. Ricapitoliamo. Io ho conosciuto una ragazza sudafricana, la quale conosce una ragazza, sempre sudafricana, che vive ad Amsterdam. Ci vogliamo conoscere e quindi ci siamo organizzati per prenderci un caffè. Questa ragazza ha un suo amico, quindi amico di un'amica, che mi può ospitare a casa sua gratis per 2 giorni. Quindi non devo dormire in ostello, non devo dormire nell'auto. 2 giorni di letto comodo. Ora, quanto è bello il mondo! Imbarazzante, vero? Ma per nulla! Più viaggi e conosci persone differenti, meno hai paura del mondo e più sei fiducioso nel genere umano, non hai paura dell'imbarazzo, perché qualcosa per chiacchierare la trovi sempre. Infatti, appena arrivato, il tempo di lasciare la valigia e subito un caffè con Natasha, un brunch in casa insieme ad un altro ragazzo e pedalando a visitare la città con la bicicletta di Yoshi. Amsterdam la devi visitare in bicicletta perché è così che si muovono i cittadini. Ci sono carreggiate riservate, parcheggi riservati, semafori riservati alle 2 ruote. Tutto è più bello con una bicicletta, credetemi. L'indomani abbiamo affittato una barca e abbiamo girovagato per 3 ore ai 3 canali della città ed era curioso notare come anche le barche avessero una loro segnaletica, divieti, sensi unici e divieti di sosta. Per ringraziare dell'ospitalità, da buon italiano pedante con le tradizioni, cos'altro potevo fare se non cucinare per loro 2 e altri 2 amici? E cos'altro se non la pasta? Ragazzi, non vorrei espormi troppo, ma sembra che abbiano apprezzato e ci mancherebbe! Pasta al pomodoro fresco con aglio, basilico e parmigiano.
petto di pollo ripieno di brie avvolto da crudo di Parma accompagnato da spinaci saltati, fondant di cioccolato e granelle al pistacchio servito con del gelato sempre al pistacchio fatto al momento da Yoshi. Cioè, non so se mi spiego, neanche al ristorante. E se pensa a quello che ero solito mangiare negli altri giorni, povero me, e quanto sono caduto in basso, e quanto continuerò a cadere in basso nei giorni a seguire. Non scioccatevi per quello che vi sto per far vedere, però tenete in mente che siamo in un campeggio, l'acqua non c'è, in campeggio, magari in campeggio, siamo per strada, quindi alla ricerca di una fontana, alla ricerca di una pompa di benzina in cui ci sia acqua. Non ho tanta voglia di pulire le cose, non ho tanta voglia di sporcare tante stoviglie, quindi si mangia direttamente dalla pentola e dal cucchiaio in silicone. Perché sporcare un piatto in più? Perché sporcare un cucchiaio in più? Non siamo mica in un ristorante 3 stelle Michelin, ma neanche una, ma neanche mezza, siamo in auto, quindi ragazzi abbassiamo le aspettative e viva la pappa!